Ciao! Oggi cominciamo una nuova avventura per imparare l'italiano. Allora, la prima lezione è l'alfabeto, come si pronuncia l'italiano. L'alfabeto è molto semplice perché ogni lettera ha il suo suono. Quindi andando in ordine, la A di banana si pronuncia A, la B di banana si pronuncia B. La C è un po' complicata perché ha due tipi di suoni. Quando è con una A o U ha il suono K, Ka, Ko, Ku, come casa. Con una I e una E ha il suono C, Ci, Ce. E per avere il suono Chi, Che, bisogna aggiungere l'H, quindi Ka, Ko, Ku, Chi, Che. Viceversa, se voglio avere il suono C con la A, la O, la U, bisogna aggiungere la I, quindi Ci, Ce, Cia, Cio, Ciu. La D di dito, la E, che è la congiunzione, una mela e una pera. Attenzione che la E con accento è il verbo essere, una mela non è una pera. E poi la F di figlio, forno. La G, che è lo stesso come la C, che ha due suoni, uno un po' più gutturale come G, con la A, la O, la U, Ga, Go, Gu, come gatto, e G, Ge, come Giorgio, Genova. Anche lì, se voglio avere il suono Ghi, Ghe, aggiungo un H, quindi Ga, Go, Gu, Ghi, Ghe. Viceversa, se voglio avere il suono G, con la A, la O, la U, ci aggiungo una I, G, Ge, Gia, Gio, Giù. La H di hotel non si pronuncia, è muta. H, I, L di Livorno, M di Matteo, N, Napoli, O, P di Padova, Q, la Q e va sempre con la U e la U si pronuncia, quindi qua, quo, que, qui. Quindi il numero 4, per esempio, si scrive con la Q. Quindi M, N, O, P, Q, R di Roma, S di Savona e la S con la C, anche quello è un po' difficile, perché se la C è K, Ko, Q, si pronuncia Ska, Sko, Sku, Ski, Ske con H. Se invece il suono della C è C, Ce, Cia, Cio, Ciu, con S diventa Sci, Sce, Scia, Scio, Sciu. La T di Torino, la U, la V di Verona e infine la Z di Zorro. Ciao! Io ho mandato, ho messo fatto mandare i codici dall'Inps, sono andato a vedere.